Kendrick cita 40 Acres and a Mule al Super Bowl, ma di che cosa sta parlando? Ciao, sono Snide e scopri attraverso AQM come Kendrick ha portato sul palco più importante di tutti un pezzo di storia afroamericana proprio attraverso l'hip hop. Per capire il significato di 40 Acres and a Mule dobbiamo tornare a metà del 1800, verso la fine della guerra civile americana, che portò all'abolizione della schiavitù di milioni di afroamericani. Questi freedmen, persone libere, vanno però incontro a discriminazioni sociali ed economiche, rappresentative della società frammentata e soprattutto divisa del tempo. Diventa quindi fondamentale la graduale integrazione della comunità afroamericana nella società, soprattutto al sud, dove fino a poco prima non era nemmeno concepibile l'abolizione della schiavitù. Ecco che, in questo contesto storico, un pezzo di terreno da coltivare assume il valore di libertà, autosufficienza e soprattutto indipendenza economica per un uomo appena liberato dalla schiavitù. Per questi motivi, nel 1865, dal nuovo governo degli Stati Uniti con presidente Abraham Lincoln, vennero promessi i cosiddetti 40 Acres and a Mule, 40 acres che corrispondono a circa 16 ettari e appunto un mulo, che vennero promessi agli afroamericani appena liberi. Un terreno da coltivare avrebbe appunto permesso a tantissimi afroamericani di potersi emancipare e soprattutto creare ricchezze per la propria famiglia da poter tramandare di generazione in generazione, proprio nelle terre dove prima erano costretti alla schiavitù. Ma con l'assassinio di Lincoln, questi 40 Acres and a Mule vennero subito dimenticati. Il nuovo presidente Andrew Johnson revoca l'emendamento e restituisce ai precedenti proprietari i terreni che poco prima erano appena diventati case di decine di migliaia di afroamericani. Prima di proseguire voglio dirti una cosa importante. Per permetterci di realizzare altri video come questo puoi sostenerci attraverso il nostro canale Patreon. Puoi farlo abbonandoti anche con solo un paio di euro al mese. Lascia un like e seguici su tutti i canali per non perderti nulla. Torniamo a noi. Ecco che 40 Acres and a Mule diventa quindi un simbolo di promesse mancate, di diritti revocati e della richiesta di risarcimenti per la schiavitù da parte degli afroamericani. La cultura hip hop, che nasce soprattutto per parlare di problemi sociali e della propria cultura, non poteva non adottare questa frase, questo simbolo, per ricordare ciò che è dovuto alla comunità. Tra gli artisti che nella storia ricordano questa ingiustizia all'interno dei loro brani c'è sicuramente Ye con All Falls Down da College Dropout. Prima di lui anche Tupac in Letter to the President, ma anche Gang Starr, Nas, Jay-Z. Insomma, quasi tutti i migliori MC del passato hanno parlato dei 40 Acres and a Mule, perché alla fine l'hip hop è proprio questo: fornire l'informazione che poi dà la possibilità di approfondire certe tematiche a tutti. Ma ora torniamo a Kendrick, perché al Super Bowl non è stata la prima volta che cita questi 40 acri. In To Pimp a Butterfly, il capolavoro di Kendrick, sono 3 le citazioni ai 40 Acres and a Mule. Nel primo brano, nell'introduzione, Wesley's Theory, in For Free e anche in Alright. What you want, you a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything, see my name is Lucy, I'm your dog. Questa domanda viene fatta 2 volte all'interno dell'album. La domanda nel primo brano è posta da Uncle Sam, che rappresenta il governo degli States, mentre in Alright la domanda è la stessa, ma questa volta è Lucy, che rappresenta Lucifero, il diavolo. Entrambi provano a corrompere Kendrick con case, appunto, macchine, strumenti e addirittura promettono ancora una volta questi 40 Acres and a Mule. Queste 2 figure quindi non solo fanno lo stesso tentativo di corruzione, ma fanno una promessa che, come abbiamo visto, non verrà mantenuta. Ma torniamo al Super Bowl. Kendrick, nella sua performance, è accompagnato da Samuel L. Jackson, che interpreta proprio Uncle Sam, che è la personificazione, no, del governo degli Stati Uniti. Kendrick, durante tutta la performance, diciamo che gioca con lui, con Uncle Sam, alternando canzoni che vengono giudicate come Squabble Up, Euphoria e Peekaboo, a brani come Humble, DNA e Luther, che accontentano, diciamo, Uncle Sam. What America wants, nice and calm. Proprio nel momento preferito di Uncle Sam della performance, dopo il duetto con SZA, dice a Kendrick "That's what America wants" e gli chiede di non rovinare tutto. You're almost there. Don't
mess this. Ed ecco Kendrick al Super Bowl, poco prima di suonare Not Like Us davanti a 133 milioni di spettatori e Uncle Sam, inizia con It's a Cultural Divide, 40 Acres and a Mule, This is Bigger than the Music. Oh no! It's a cultural divide. I'ma get it on the flow. You really about to do it? 40 acres and a mule. This is bigger than the music. Perché effettivamente quello che fa Kendrick è più grande della musica. Ricorda a tutti una delle promesse mai mantenute più importanti della storia americana. Pensiamoci un attimo, se effettivamente nel 1865 il governo avesse davvero dato un terreno di proprietà da coltivare, sicuramente le differenze economiche ma anche sociali si sarebbero ridotte, garantendo anche la possibilità alle persone appena liberate di riuscire ad integrarsi nella società. Invece, ancora ad oggi questo gap è profondo quanto evidente e fa una distinzione di classi ben netta, che purtroppo rappresenta la società americana. Proprio per questo Kendrick sul palco più grande porta questo messaggio, che va oltre le barre e anche oltre la canzone. La performance non è su Kendrick, ma è sulla cultura e anche sulla situazione attuale in America. Insomma, lo spettacolo di Kendrick non sarà stato il preferito di coloro che vogliono le hit o che si fermano al cosiddetto messaggere e non approfondiscono il messaggio. Però questo Super Bowl di sicuro non è né per Drake, ma tantomeno non è neanche di Kendrick, è della cultura hip hop.